Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di uno degli accessori che ritengo più interessanti e irrinunciabili per ogni car detailer o appassionato lavaggista. Eh sì, parliamo proprio della foam gun, della lancia schiuma o della lancia foam che dir si voglia. Per il video di oggi vi ho voluto portare la LS3.2 DPA, che è una delle lance schiuma più interessanti presenti sul mercato, che è costruita interamente in Italia da PA. Vedremo dapprima le caratteristiche tecniche e successivamente la testeremo sul campo. Ci ritroveremo poi come sempre in studio per le considerazioni finali e le conclusioni. E iniziamo subito con il video dopo la sigla. Prima di parlarvi di lei però qualche piccolo cenno a che cos'è una foam gun e come funziona. Beh, semplicemente una foam gun è un accessorio che collegato all'idropulitrice permette di trasformare la soluzione acqua e detergente nella soluzione schiumogena che tanto ci piace. Alcuni di voi diranno come ci riesce a farlo? Beh, semplicemente banalizzando un pochino il concetto viene sfruttato l'effetto Venturi e un filtrino che fa inglobare aria all'interno della miscela. Non mi voglio però dilungare troppo sul funzionamento e nello specifico. Veniamo ora alla nostra LS3.2 che, come vi ho già detto nella fase di apertura, è costruita interamente in Italia, sia per quanto riguarda la produzione delle parti in plastica che per quanto riguarda la lavorazione dei metalli. Abbiamo una pressione massima consentita di 180 bar e una portata nominale di 720 litri ora. Abbiamo il serbatoio da 1 litro e la possibilità di selezionare due ugelli in fase di acquisto, quello da 1,25 mm e quello da 1,40 mm. Sceglieremo il nostro ugello in funzione del grafico che vi metto qui a fianco, che va di pari passo con la portata e la pressione che ha la nostra idropulitrice. Nel 99% dei casi quello da 1,25 andrà benissimo per tutti. Per far funzionare in modo corretto la LS3 è consigliabile avere un'idropulitrice con almeno 330 litri ora di portata e una pressione di 60 bar. Ovvio che aumentando questi valori il Venturi qui all'interno lavorerà meglio e quindi la schiuma che si formerà sarà migliore. Parlando di schiuma e di detergente, si può regolare la quantità di detergente che viene pescato attraverso la manopola che vedete qui superiormente, mentre l'ampiezza del ventaglio si regola semplicemente girando la parte anteriore. Veniamo ora alla parte un pochino più interessante del video, ovvero il test pratico, quello che tutti stavate aspettando. Per questo test andremo ad utilizzare la LS3 con un ugello da 1,25. Come idropulitrice utilizzeremo la Kranzel 1152 TST, che è un'idropulitrice con 600 litri ora di portata e 130 bar di pressione nominale. Per quanto riguarda la pistola utilizzeremo la RL26, sempre di PA, che vedrete in un prossimo video, munita del sistema Quick Release che ovviamente è stato anche installato sulla LS3. Come pre-wash utilizzeremo Snow Foam di Good Stuff diluito 1,9, che è la diluizione più alta che Good Stuff ci consiglia. Iniziamo subito. Per erogare in foam il pre-wash procediamo dal basso verso l'alto. Questo lo facciamo per ridurre al minimo il rischio di eventuali collature. L'erogazione del pre-wash con tecnica foam ci consentirà di eseguire un prelavaggio più sicuro, soprattutto in estate. Spesso infatti con la stagione calda il problema di asciugatura rapida del pre-wash erogato con tecnica spray capita spesso e volentieri ed è proprio qui che la schiuma ci viene in soccorso, andando a ridurre al minimo il rischio della formazione di aloni per pre-wash che si secca sulla superficie. Tra l'altro una schiuma così di qualità e così densa ci consentirà di rimuovere gran parte dello sporco superficiale in modo da ridurre al minimo il rischio della formazione di difetti nella successiva fase di lavaggio meccanico. Mi raccomando ragazzi, una cosa importantissima, cerchiamo di eseguire sempre il prelavaggio e in generale tutto il lavaggio all'ombra e lontano da fonti di calore.
Qualora avessimo il bisogno di ottenere una lubrificazione ulteriore nella fase meccanica del lavaggio, possiamo irrogare nuovamente il pre-wash e andarvi a lavorare sopra direttamente con il guanto e lo shampoo che più ci piace utilizzare. Ecco, questo consiglio per lo più vale per le auto con vernici un pochino più sensibili o per magari quelle zone tipo modanature in piano black. Trascorsi circa 5-10 minuti dall'erogazione del pre-wash, procediamo con la successiva fase, ovvero quella del risciacquo. Notate come già gran parte dello sporco venga asportato. Qui tra l'altro questo è enfatizzato dalla presenza di Crystal Serum Light e Exo V4 che davvero offrono delle performance elevatissime per quanto riguarda l'idrorepellenza e l'autopulizia. L'auto sembrerebbe quasi già pronta per essere asciugata, ovvio che non è così, però ciò dimostra la bontà dell'azione del pre-wash. Eccoci qua ragazzi, tornati di nuovo in studio. Come avete visto dalle immagini, la schiuma che abbiamo ottenuto era davvero perfetta, molto densa e secondo me il risultato è davvero degno di nota considerando la diluizione di Snowfoam che era quella un pochino più blanda che Gurstaff ci consiglia, ovvero 1:9. L'avessimo utilizzato in diluizione 1:4 e 1:5 la schiuma sarebbe stata ancora più densa, ma secondo me questo non era necessario sia per la quantità di sporco sulla superficie sia per la schiuma che abbiamo ottenuto che era già perfetta. Problemi di sorta nell'utilizzo e difetti non ne ho riscontrati, il prodotto qualitativamente parlando è perfetto e non posso far altro che consigliarvi l'acquisto. Ecco, nel caso in cui lo voleste acquistare vi lascio il link qui sotto al sito di PA e la loro mail. Unico consiglio che voglio darvi per la manutenzione è quello di risciacquare per bene il condotto dell'LS3. Questo lo si fa riempiendo semplicemente il serbatoio con acqua, erogandola poi sulla superficie tramite l'idropulitrice. Nel modo classico, invece di erogare la schiuma, andiamo ad erogare l'acqua. Spero dunque ragazzi che il video di oggi vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel like qui sotto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati su nuovi video che pubblico. Ne arriveranno di nuovi, in particolare per darvi una piccola anteprima vedremo assieme gli accessori di PA, in particolare anche una LS12 che è una foam gun un pochino più professionale rispetto alla già ottima LS3. Non vi resta dunque che iscrivervi e io come sempre vi ringrazio per la visione, noi ci vediamo prestissimo sul canale con nuovi video. Ciao ciao!